Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ecco qui un altro vlog. Oggi è sabato pomeriggio per me. Oggi non ho in programma nulla a parte una cena fuori stasera. Oggi pomeriggio me lo prendo per me. Ho appena finito di leggere un libro di cui appunto vi parlerò a breve e poi faremo una sorta di riepilogo di alcune cose che ho fatto negli ultimi giorni, un po' come un racconto, così magari possiamo anche ripassare la narrazione al passato, così che possiate sentire in contesto l'alternanza del passato prossimo, dell'imperfetto e di altri tempi verbali utili per raccontare. Sì, iniziamo subito con il libro che ho appena finito di leggere. Era da tanto che non leggevo più. Ho ripreso in mano questo libro che mi ha regalato una mia amica per Natale. Si intitola Osso, anche i cani sognano, di Michele Serra. Mi è piaciuto molto perché è come se fosse una favola. E ho letto nella postfazione alla fine del racconto che in origine questa storia l'autore la voleva scrivere per ragazzi, per bambini e ragazzi, poi però è diventato anche un libro per adulti. E la cosa che mi è piaciuta molto è che ci sono delle illustrazioni. Diciamo che c'è un po' una convinzione che nei libri per adulti le immagini, le illustrazioni, i disegni non siano più adatti in qualche modo. Ma perché no, in realtà? Secondo me sono belli. Aggiungono alla storia tutto il metatesto, no? E comunque poi aiutano anche il lettore a sviluppare la propria immaginazione mentre legge la storia. È basato su una storia vera, tra l'altro, vissuta in prima persona dall'autore, che poi ovviamente ha riscritto, romanzato, eccetera. Questa è la storia di un cane e di un uomo. Il cane è magro, denutrito, spunta all'improvviso come un'apparizione e ha fame, molta fame. L'uomo è un vecchio, è stanco e vive immerso nella solitudine in una casa al confine tra il mondo degli uomini e quello degli animali. Insieme a loro c'è il bosco, pieno di luci, ombre e cose nascoste. Assomiglia ai sogni, a quello che abbiamo dentro ma a cui non sappiamo dare un nome. Il cane appare e scompare davanti alla casa, proprio come un sogno. Il vecchio vorrebbe avvicinarlo, nutrirlo, prendersi cura di lui. Comincia col dargli un nome, Osso, che gli suggerisce la nipotina. Poi si mette ad aspettare, con una ciotola di cibo appoggiata sul prato. E così, lentamente, i due si studiano, si conoscono. O forse il loro incontro è avvenuto migliaia di anni fa, quando gli uomini cacciavano e vivevano nelle capanne, con la nascita della straordinaria alleanza tra l'uomo e il lupo. Dal punto di vista linguistico, per voi, studenti di lingua italiana, è secondo me un buonissimo esercizio e non è difficile, perché comunque le frasi sono brevi e non sono troppo lunghe, non è un racconto che si perde in descrizioni minuziose che poi fanno perdere il filo del discorso, ma racconta, quindi sono tutte, diciamo, azioni e la descrizione c'è, ma quel che basta, insomma, il necessario. È anche un buon esercizio per leggere l'uso del passato remoto in contesto, quindi l'uso del passato remoto che, come sappiamo, è il tempo della narrazione scritta in italiano e appunto vediamo bene anche come si usa insieme all'imperfetto, no? Perché comunque l'imperfetto resta sempre come tempo verbale della descrizione al passato. Comunque, detto ciò, è una lettura tenera, veramente tenera, e ve la consiglio. Poi vediamo un po' per il resto che cosa ho fatto di interessante da raccontarvi negli ultimi giorni. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è questa, cioè che mercoledì 23 aprile ho accompagnato mia mamma a Piazza San Pietro per rendere omaggio a Papa Francesco. L'ha messo.
È stato veramente impressionante vedere tutte quelle persone in file di 4-5 ore di attesa, che poi non ce n'era una sola, ce n'erano varie, perché non so se siete mai stati a Piazza San Pietro, però ci sono vari accessi per entrare alla basilica e quindi c'erano più file che dovevano essere gestite, no? Da più lati, quindi c'erano moltissime persone da tante parti del mondo. Diciamo che penso che in quei giorni lì, per quanto riguarda i turisti, molte persone che si sono trovate a Roma in questo periodo, no? Quasi per caso. Poi le persone che sono venute apposta per il funerale sono arrivate sabato, che c'è stato il funerale e la città è stata blindata praticamente, tant'è che per la preparazione di tutti i funerali sabato mattina hanno dovuto chiudere Piazza San Pietro venerdì pomeriggio e inaspettatamente, perché non eravamo stati avvisati di questo, è arrivato sul cellulare un allarme, no? Di quelli che manda la protezione civile. È quasi venuto un colpo perché ho detto oddio, che cosa sta succedendo? Perché comunque sono stati giorni un po' di allerta in qualche modo, no? Appunto tutte queste persone a Roma, anche con l'arrivo di capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo, insomma lo Stato era un po' di allerta e quindi quando è arrivato questo messaggio della protezione civile sul cellulare mi sono detta oh mamma, cosa è successo? Poi però ho letto bene e si avvisava che Piazza San Pietro sarebbe stata chiusa, quindi era una sorta di messaggio per dire se avevi intenzione di venire a Piazza San Pietro oggi pomeriggio cambia programmi perché non è proprio il caso, perché la stiamo chiudendo in preparazione dei funerali poi che ci sarebbero stati la mattina seguente. E poi praticamente tutto il centro è stato chiuso perché alla fine dei funerali Papa Francesco è stato portato a Santa Maria Maggiore dove voleva essere sepolto. C'è stato tutto un percorso nel centro città che dicevano che sarebbe stato a Passo Duomo, però poi in realtà ho visto il video e la macchina andava molto velocemente, quindi forse sono stati cambiati i piani strada facendo. A breve ci sarà il conclave che è stato deciso per il 7 maggio. Il conclave è un evento che attira molta attenzione su di sé per questa sua natura così segreta, crea fascinazione. E allora stavo vedendo un video molto interessante di Geopop proprio su come funziona il conclave che vi consiglio di guardare perché è molto interessante. Vi lascerò il link nella descrizione del video qui sotto. Parlano molto chiaramente, quindi è un buon esercizio di ascolto se volete farlo. Poi facciamo un salto temporale al 1° maggio, giornata in cui sono andata a fare una scampagnata insieme a una mia amica e a dei suoi amici. Sì, è da fare. Ah, c'è Villa Adriana, quella grande. Bellissima. Ah sì, giusto. Svolta a sinistra e prendi via Carlo Todini, poi svolta a destra e prendi piazza San Giovanni. Sarà questa la piazza? Sì, infatti ho detto. Indicazione parcheggio, dov'è? C'è una strada Parcheggio. che sale. Ah, ok, la seguo. Svolta leggermente a sinistra e prendi Vabbè, via no, delle Rovinie, però- poi la tua destinazione si troverà sulla sinistra. È stata una giornata molto rilassante perché siamo andati in mezzo alla natura, siamo andati a vedere, ho il volantino qui, che ho preso proprio per poter dire cose sensate e non sbagliare i nomi soprattutto. Siamo andati al monumento naturale Torrente Rioscuro. Un paesaggio ricco d'acqua con una vegetazione lussureggiante. Effettivamente faceva fresco vicino alle cascate, si stava benissimo. Siamo arrivati intorno all'ora di pranzo, abbiamo mangiato dei panini che ci siamo portati, quindi abbiamo optato per il pranzo al sacco. Quindi i panini nello zaino sostanzialmente, il pranzo al sacco consiste in panini nello zaino perché ovviamente è molto più semplice, no? Avere un panino con sé piuttosto che andare a cercare un ristorante o un agriturismo eccetera, perché il nostro obiettivo era quello di camminare e stare in mezzo alla natura, non di andare a mangiare fuori. Quindi
Ci siamo inoltrati per questo sentiero, per questo percorso e siamo arrivati alle cascate. E poi la cosa positiva è che non c'era campo, assolutamente, niente campo, il cellulare non prendeva per niente, il che per me è positivo in un certo senso perché appunto se si va in mezzo alla natura per poi stare al cellulare non ha molto senso. Ovviamente le chiamate di emergenza era possibile farle e quindi ci siamo veramente disconnessi e abbiamo passato una bella giornata insieme nella natura e quindi questa scampagnata era necessaria per me. Avevo bisogno di fare una giornata così. Questo posto si trova vicino Tivoli, per capirci, e non è lontano da Roma, un'oretta di macchina, niente di troppo lontano in realtà, quindi è una cosa che si può rifare, si potrebbe rifare facilmente anche in altre occasioni. Il percorso parte da questo paesino che si chiama Cineto Romano, dove appunto abbiamo lasciato la macchina nel parcheggio, lì c'era un parcheggio. Poi alla fine della passeggiata siamo tornati in questo paesino appunto per riprendere la macchina ovviamente, però prima di andarcene ci siamo fermati per fare una sorta di aperitivo. Questo è quanto. Per domani, che è domenica, domani è il 4 maggio, quindi è la prima domenica del mese. Sono riuscita a prendere i biglietti per la Galleria Nazionale. Vi ricordate in un vlog di qualche tempo fa? Volevo andarci ma non c'era posto perché era in corso la mostra sul futurismo. Adesso che la mostra sul futurismo si è conclusa, c'è molta disponibilità di biglietti per domani alla Galleria Nazionale, quindi ho deciso di andarci. Questa prima sala è quella di maggiore impatto perché il colpo d'occhio quando entri è bellissimo, con tutti questi quadri messi in maniera un po' insolita per un museo. La disposizione sembra molto più informale. Andiamo pure noi. L'ho ritrovato, ci siamo ritrovati. Questo è il quadro di cui ho parlato nei video, negli short, in collaborazione con Google Arts and Culture, che ho fatto qualche anno fa. Questo è Villa Borghese Parco dei Daini di Giacomo Balla, solo che l'altra volta stava in un altro punto del museo. Adesso sta quasi all'inizio. E qui in questa stanza c'è un divano comodissimo su cui mi ero buttata. Se ritrovo il video che mi avevano fatto lo metto. Abbiamo rifatto il giro e adesso il divano è libero. È molto comodo. È comodo? Sì, cioè comodo. Diciamo che non c'era seduta, devi sdraiare per forza. Sì. A casa sarebbe comodissimo, non mi alzerei più da questo divano se ce l'avessi a casa.
Questo è tutto per il vlog di oggi, spero che questa modalità vi sia piaciuta, un po' diversa dal solito. Ci vediamo prossimamente con un nuovo vlog o una nuova lezione, vediamo un po' cosa ci sarà in serbo per voi. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo video e vi do appuntamento al prossimo. A presto, ciao!